Ciao amici del bosco, vi faccio vedere il mio orto a settembre e vi do qualche consiglio e dritta sulle attività da fare in questo mese. C'è anche qualcuno che viene a mangiare le mele cadute a terra. Sono le vespe. Questa è l'aiuola dei finocchi, stanno bene ma non tutti perché naturalmente sono arrivate le limacce come potevano mancare nel mio orto e mi hanno fatto qualche danno qua e là. Con qualche sostituzione ce la possiamo fare a portare avanti tutta la fila. Vi faccio vedere i danni. Qui c'è un evidente finocchio che è stato potato completamente dalle limacce che sono venute a mangiare le foglie. In genere questi animaletti attaccano le piante che individuano come più deboli, probabilmente la pianta stessa lancia dei segnali olfattivi che fanno capire alla limaccia di venirselo a mangiare, quindi questo è stato completamente distrutto. Ce n'è qualcun altro, per esempio questo, che è quasi scomparso. In questo caso andrò a sostituire la pianta. Il problema è che se l'attacco delle limacce è veramente grande, poi vengono attaccate tutte le piantine, anche quelle forti. Contro lumache e limacce abbiamo un sacco di possibili rimedi a disposizione, anzi vi rimando a un video che ho fatto su questo argomento, ma troverete anche altre informazioni proprio guardando i commenti, perché chiunque di voi ha conosciuto questo problema ha trovato la sua soluzione. Però quando l'attacco è particolarmente forte bisognerebbe correre immediatamente ai ripari. Io questa volta, per paura di perdere il raccolto come l'anno scorso, ho fatto proprio la cosa più estrema che si potesse fare, cioè venire di notte quando le limacce escono e catturarle una a una. Mi si sono ancora presentate stasera, Certo che merletti che mi hanno fatto. Comunque alla fine ho optato per questo metodo perché erano veramente tante, l'attacco era massiccio e quindi non c'era tempo di aspettare che facessero effetto tutti gli altri rimedi. Siete ancora in tempo per trapiantare i finocchi, quindi potete andare a vedere il video che ho fatto specifico sul trapianto, ma su in generale la coltivazione dei finocchi. Settembre è ancora un mese in cui non ci si può riposare, chi vuole fare anche un orto invernale deve lavorare un bel po' in questo mese, sia con le semine che con i trapianti. Si possono ancora trapiantare i cavoli, i finocchi, i porri. In questo periodo si mettono un sacco di foglie che poi si mangeranno per l'autunno e nell'inverno, quindi radicchi, lattughe, bietole. Si possono fare anche un sacco di semine nel campo approfittando del fatto che ci sono le piogge dal cielo che ci tengono il terreno umido, non fa troppo caldo e per alcuni ortaggi questa è la condizione migliore. Quindi possiamo seminare alcune delle cose che abbiamo già detto di poter trapiantare come le lattughe, i radicchi, le bietole, ma poi possiamo mettere anche carote, tutta la famiglia delle rape, dei rapi, delle cime di rapa, prezzemolo, rucole da raccogliere a taglio, insomma ci sono un sacco di cose che possiamo seminare in questo periodo. Sotto a questo telo bianco che sembra un telo da sposa ci sono i cavoli. Anche sul trapianto dei cavoli e sulla loro coltivazione c'è un video, se volete vederlo. Vi faccio vedere come stanno, quindi scopriamo il velo che è però fondamentale, ricordiamoci, soprattutto contro la cavolaia, questa bellissima farfallina bianca che gira in questo periodo e che depone le sue uova sulle foglie e poi i bruchi si mangiano tutto. Vediamo come stanno, non tutti bene, alcuni stanno bene. Le piante hanno già cominciato a prendere una bella forma e sono abbastanza grandi. Questa copertura credo che la terrò ancora per un bel po' di tempo perché li aiuta appunto contro la cavolaia ma anche contro i colpi di sole nel caso dovessero tornare delle giornate troppo calde. In questa fase di crescita i cavoli li possiamo aiutare anche con una fertilizzazione fogliare. Abbiamo già fatto un bel lavoro sul suolo, ma con una fertilizzazione fogliare, quindi un nutrimento che loro assorbono direttamente dalle foglie appunto, si può dare un aiuto immediato. Tra finocchi e cavoli c'è ancora questa bella fila di pomodori che sono ancora in produzione, quindi se il tempo regge continueranno a maturare, sono soprattutto pomodori da salsa e quindi siamo ancora al lavoro per fare i pomodori pelati.
E analizziamo questa parte dell'orto meno sistematica ma particolarmente interessante quest'anno, perché abbiamo rimesso un sacco di piante di zucchine e di fagiolini in vista di un autunno caldo, diciamo così. Quindi alcune piante stanno già andando in produzione, altre andranno in produzione se il tempo si manterrà buono. Più avanti ci sono i pomodori, quelli incannucciati. Qua ci sono i porri, qui siamo bravi con i porri perché come le altre liliacee vengono bene. Abbiamo porri a diversi stadi di crescita. Questi qua sono già grandi, si potrebbero anche mangiare. Quelli sono un po' più piccoli e laggiù ce li abbiamo piccolini, trasferiti da poco. Questi sono fagiolini e qui vediamo questo sistema organizzato dal babbo per farli arrampicare. Allora, abbiamo utilizzato una rete, una vecchia rete di queste intrecciate a rombi, non è che la dovete andare a comprare, è stato un materiale che noi avevamo da recuperare. Con dei pali semplicemente abbiamo creato una parete dove loro si arrampicano proprio volentieri. Infatti si vede che stanno andando su molto bene e che sono proprio intrecciati. Questa fila che vedete ancora tutta marrone, coperta di foglie secche, di infiorescenze fresche di cicoria, qua sotto sono stati seminati rapi e cime di rapa. Naturalmente per seminare e trapiantare dobbiamo avere anche una terra pronta e quindi molto probabilmente dovremo lavorare la terra. Ci sono un sacco di cosette da ricordarsi, come per esempio di non lavorare la terra quando è troppo bagnata, aspettare che la terra arrivi in tempera, e poi possiamo fare un sacco di cose per aiutare la fertilità della nostra terra. Vi ricordo che c'è il corso suolo del Bosco di Ogygia dove abbiamo veramente raccolto un sacco di consigli utili per gestire bene il suolo. Guarda che bel pomodoro, tra l'altro va raccolto subito perché con la pioggia tendono a gonfiarsi ed è più facile che si danneggino, sono più facilmente attaccabili. Ah, attenzione, c'è una bella cimice sopra. Vedi, qui già ci sono le zucchine, questa qui è piccolina, è corta, ma la tolgo perché già non c'ha più il fiore, quindi non credo cresca più, e se la vado a togliere do forza alla pianta per fare altre zucchine. Per le zucchine la semina scalare è particolarmente interessante e importante perché si comincia prestissimo, da aprile si mettono le prime zucchine e quindi si hanno i frutti a giugno, ma poi continuando a mettere nuove piante, a seminare anche direttamente in campo, si possono avere piante in produzione anche fino all'autunno. Queste qua a destra sono state piantate un bel po' di tempo prima di queste che stanno a sinistra. Qui vediamo le foglie ancora meno sviluppate, non abbiamo ancora frutti, però si vedono delle belle piante verdi, quindi se la stagione va bene arriveranno anche qua le zucchine. Qui c'è la chicca dell'orto 2023 del Bosco di Ogygia, ovvero sono due piante di cotone. Eccole qua, stanno bene, io non ho esperienza quindi non so bene se dovevano essere più grandi o se vanno bene così. Mi pare che ci siano delle future infiorescenze, quindi il nostro obiettivo è avere i semi per poter ripiantare il cotone anche l'anno prossimo e fare esperienza e riuscire a produrre i nostri batuffoli. Tra i lavori di fine estate nell'orto c'è la preparazione del compost, perché man mano che le piante che avete coltivato in estate vanno morendo, le tagliate tutte, le raccogliete nella compostiera e vedrete che avrete un ottimo compost. Oltre alle piante degli ortaggi naturalmente ci potete mettere il fieno che avete autoprodotto, potete girare tra i vicini che stanno buttando l'erbetta del prato falciata, ci mettete gli scarti della cucina, stanno cadendo le foglie, ci potete mettere anche quelle se non le volete lasciare a terra. Insomma, questo è un momento in cui si produce un sacco di materia organica e quindi si può fare un ottimo compost. E nell'orto di settembre per fortuna non mancano i fichi, ne abbiamo tantissimi anche quest'anno, questi piccolini che li facciamo essiccare. Questa bellissima pianta super produttiva quest'anno è stata potata e ha fatto comunque buonissimi frutti perché la potatura me l'ha fatta Gianmarco, quindi mi ha insegnato come fare per far sta bene la pianta, avere comunque un bel raccolto. Sulle piante di fichi mettete una rete protettiva se potete, perché i fichi piacciono a molti uccelli che in questo momento sono in movimento, tipo gli storni, che se arrivano una mattina in gruppo vi mangiano tutto e non trovate più niente.
Questo è il fico dottato, fa dei fichi molto più grandi degli altri e molto buoni, sono tutta una buonissima polpa. E proseguiamo la composizione di fichi misti con questa pianta bellissima che li fa un po' rossi i fichi, solo che guarda, se non ci metti la rete che succede? Qualcuno è venuto, vedi? E se ne è mangiato la metà. Un frutto a cui tengo tantissimo, ancora non sono mature ma entro il mese lo dovrebbero essere, sono le giuggiole. Guarda che belle, hanno cominciato adesso a scurirsi da un lato, quando sono marroncine sono dolcissime. L'azzeruolo è una pianta decisamente sottovalutata perché fa questi frutticini che sono molto buoni. Se ci fate la marmellata viene buonissima, se li mangiate così ci vuole un po' di pazienza, ma sono buoni, che queste sono piccole mele, dolci e aromatiche. Questo è un momento ottimo anche per la propagazione delle piante aromatiche. Possiamo fare talee, come ad esempio le talee di rosmarino o di lavanda, e possiamo anche moltiplicare alcune piante attraverso la divisione dei cespi. Questo vale per alcune piante aromatiche. Quindi insomma datevi da fare, questo è un buon momento per arricchire di profumi l'orto. Durante l'inverno poi queste piantine attecchiranno e a primavera avrete un sacco di aromatiche in più. Abbiamo preparato diversi video in questo periodo sui lavori specifici del periodo, quindi andatevi a rivedere la coltivazione dei finocchi, quella dei cavoli. Stiamo lavorando ad un video sulle carote, ci vediamo presto, mi raccomando, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. A presto, ciao! Dalla prova della vanga tutto dipende. Ma che bello questo suolo, specialmente